Bentrovati a tutti e benvenuti in questo nuovo aggiornamento di Solfatara News. Anche oggi siamo tornati a monitorare dall'alto l'area dei Campi Flegrei con i nostri droni, riprendendo da vicino la fumarola di Pisciarelli e il cratere della Solfatara per osservare l'evoluzione di una delle caldere vulcaniche più studiate al mondo. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: documentare ciò che osserviamo sul territorio attraverso immagini reali, rilievi diretti e monitoraggi costanti, affinché chi ci segue possa vedere con i propri occhi come cambia quest'area giorno dopo giorno. Un saluto speciale va a tutta la nostra comunità, a chi ci segue quotidianamente attraverso la diretta webcam attiva 24 ore su 24, a chi controlla insieme a noi il sismografo indipendente installato sul territorio e a tutte le persone che scelgono di informarsi seguendo il nostro lavoro sul campo. Oggi è il 3 luglio 2026 e finalmente siamo riusciti a far decollare nuovamente i droni dopo 2 giorni di forte maltempo che avevano reso impossibile qualsiasi attività di monitoraggio aereo. Prima di mostrarvi le immagini raccolte durante il volo, però, vogliamo aprire una parentesi su una situazione che, come cittadini prima ancora che come operatori dell'informazione, riteniamo particolarmente delicata. In questo momento Pozzuoli sta vivendo numerose criticità contemporaneamente. La linea 2 della metropolitana è ancora ferma, mentre continuano le discussioni pubbliche sulle problematiche legate alla presenza di anidride carbonica nella zona della galleria Flegrea. Da circa 2 mesi, inoltre, la linea Cumana non raggiunge Pozzuoli a causa dei lavori collegati agli interventi sul territorio. Come se non bastasse, nella parte alta della città molti residenti segnalano da oltre 40 giorni gravi problemi nell'erogazione dell'acqua, con pesanti disagi nella vita quotidiana. Nei prossimi giorni prenderà inoltre il via il Pizza Village, manifestazione che comporterà ulteriori modifiche alla viabilità lungo via Napoli, proprio mentre la città è già interessata da importanti limitazioni alla circolazione. A tutto questo si aggiungono ripetute interruzioni della rete elettrica che negli ultimi giorni hanno interessato diverse aree di Pozzuoli e Bacoli. Sono problematiche che stanno mettendo a dura prova migliaia di cittadini e che stanno alimentando proteste e richieste di interventi più rapidi. Noi continuiamo a raccontare ciò che osserviamo sul territorio, lasciando a ciascuno le proprie valutazioni. Passiamo adesso al monitoraggio vulcanico di oggi. La nostra prima tappa è stata, come sempre, la fumarola di Pisciarelli. Nonostante le abbondanti precipitazioni degli ultimi 2 giorni, oggi abbiamo osservato un degassamento piuttosto contenuto. Si tratta di un comportamento che ha attirato la nostra attenzione, perché normalmente, dopo piogge così intense, l'attività superficiale tende ad apparire più vigorosa grazie all'interazione tra l'acqua meteorica e il sistema idrotermale. Abbiamo quindi effettuato la consueta misurazione termica della fumarola di Pisciarelli, che oggi registra una temperatura di 110,8 gradi centigradi. Come sempre vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature registrate negli ultimi giorni, così da poter confrontare l'evoluzione del sistema nel tempo. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere della Solfatara. Le pozze di fango si presentano con una discreta presenza di acqua piovana, ma le elevate temperature del terreno continuano a favorire una rapida evaporazione, limitando gli accumuli superficiali. Abbiamo poi raggiunto la fumarola Bocca Grande, dove oggi abbiamo osservato un degassamento ridotto e una pressione apparentemente inferiore rispetto ad altri periodi. Anche in questo caso abbiamo eseguito la misurazione della temperatura, che oggi risulta pari a 186,7 gradi centigradi. Naturalmente vi mostriamo anche il grafico aggiornato, con tutte le temperature rilevate nei giorni precedenti. Molti di voi ci chiedono perché, in alcuni periodi caratterizzati da numerose microscosse, si osservino variazioni nell'intensità del degassamento delle fumarole. Il sistema dei Campi Flegrei è attraversato da una fitta rete di fratture nel sottosuolo. Quando avvengono terremoti, anche di piccola magnitudo, queste fratture possono modificarsi leggermente. Alcune si aprono, altre si richiudono, creando nuovi percorsi preferenziali per la risalita dei gas e dei fluidi idrotermali. Questo significa che una parte dei gas che prima raggiungevano una determinata fumarola può temporaneamente migrare verso altre zone della caldera, dove le rocce risultano più fratturate o meno resistenti. Si tratta di un fenomeno studiato nei sistemi idrotermali e può contribuire a redistribuire pressione e fluidi nel sottosuolo. Tuttavia, è importante ricordare che la sismicità nei Campi Flegrei
dipende da molteplici fattori e non può essere attribuita esclusivamente a questo meccanismo. Per questo motivo continuiamo a osservare con estrema attenzione ogni variazione delle emissioni, delle temperature e dell'attività sismica. Ogni dato, preso singolarmente, racconta solo una parte della storia. È l'insieme delle osservazioni ripetute nel tempo che permette di comprendere meglio come evolve il sistema vulcanico. Il nostro impegno resta quello di continuare a monitorare il territorio ogni giorno, documentando con trasparenza ciò che vediamo direttamente sul campo, attraverso immagini, misurazioni e osservazioni costanti. Se questo lavoro vi è utile, vi invitiamo a sostenere Solfatara News iscrivendovi al canale, lasciando un mi piace al video e condividendolo con amici e familiari. Ogni vostra condivisione ci aiuta a raggiungere sempre più persone interessate a seguire l'evoluzione dei campi flegrei attraverso immagini reali e monitoraggi quotidiani. Grazie di cuore per essere stati ancora una volta insieme a noi. Continuate a seguirci anche sulla nostra webcam in diretta 24 ore su 24 e sul sismografo in tempo reale. Noi continueremo giorno dopo giorno a sorvolare la caldera con i nostri droni per raccontarvi ogni cambiamento che riusciremo a osservare. Da Solfatara News è tutto. Un caro saluto a tutti e ci vediamo nel prossimo aggiornamento.